È evidente ormai, è lampante, quindi non è un trend da intuire, che ci sarà sempre di più una digitalizzazione spinta, saremo sempre di più interconnessi. Tanto più siamo interconnessi, ahimè, tanto più si estende la superficie di attacco cibernetico, e ce lo dobbiamo dire, tanto più sarà necessario mettere in sicurezza il mondo digitale. Quindi noi stiamo andando in questa direzione di una digitalizzazione spinta che necessiterà sempre più di protezione cibernetica, e noi saremo lì con questi prodotti che dovranno evolvere, mossi dall'artificial intelligence, per cercare di placare la minaccia, anticiparla per quanto possibile e limitarne l'impatto. Dirò sempre che il rischio zero non esiste, perché se sei stato puntato da una realtà che ti deve attaccare, prima o poi purtroppo ci può arrivare, però azioni forti di mitigazione e quindi del danno che ne può derivare possono essere messi in piedi. Tieni presente che se tu estendi il perimetro digitale sempre di più, se non metti al sicuro questo perimetro digitale, in questo mondo digitale tu creerai quelle che io chiamo le periferie cyber degradate. Tu creerai sacche di emarginazione nel digital, in cui si anniderà il crimine e coloro che sferrano attacchi. Quindi, dal mio punto di vista, e questa è più una previsione, sempre di più la cyber diventerà uno strumento di diplomazia anche, perché tu dovrai abilitare nazioni amiche, magari meno fortunate di te e attualmente periferie cyber digitali, a potersi irrobustire per non fare danno anche a me. E diventerà la diplomazia del cyber una diplomazia negoziale dove, come si giocherà? Ogni nazione metterà sul tavolo le tecnologie di cui è portatrice, per poterle offrire agli altri paesi ed equilibrare, ricreare un equilibrio tra le varie aree geografiche e digitali. Ecco, noi riteniamo che questa partita la possiamo giocare in maniera anche solida, supportando le istituzioni affinché su questi tavoli abbiano da mettere tecnologia nazionale e sovrana. Noi tra 3 anni sicuramente avremo un tema che continuerà a persistere, che è quello dell'innovazione. Però, come mi piace dire, innovazione nella tradizione. La tradizione è guardarmi dietro da dove parto e rimanere fedele al business e alla strategia.